Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima parte del 2023. Abbiamo il sole, amici del cancro. Wow! Periodo di espansione per molti di voi. Quando c'è la carta del sole si parla di crescita, si parla di prosperità, di chiarezza mentale. Fa anche riferimento molte volte a quelli che sono gli amici, tutta la sfera delle amicizie presenti, passate, diciamo anche quelle future e al sentimento di amicizia, quindi a quel sentimento puro, pulito, genuino. Wow! Carta numero 41, anime gemelle. Potrebbe presentarsi una persona nuova. Le anime gemelle io ricordo sempre che personalmente non le intendo come la persona con cui passare il resto della propria vita, ma sono quelle persone che incontriamo nel nostro percorso di vita e che hanno, diciamo, patuito con noi di insegnarci determinate cose. Anche noi siamo insegnanti per certe persone e altre invece lo sono per noi, ecco. Quindi si può trattare anche di un amico, si può trattare di un datore di lavoro, ok? Quindi non necessariamente stiamo parlando di una coppia romantica. Chiedo scusa, ma ho visto che c'erano delle carte girate al contrario. Ok, allora andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che la lettura è di carattere generale, fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto, ok? Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla, o se per caso volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso vogliate contattarmi, il mio indirizzo email lo trovate sotto nella descrizione del video, basta aprire la tendina. Ho cambiato la lettura annuale rispetto a quella dell'anno scorso, è più estesa rispetto all'altra, sono 20 carte e andremo a vedere nello specifico o diciamo in generale tre settori specifici, ecco, è detta meglio. Allora, la prima linea riguarda la crescita spirituale che avrete nel 2023 e abbiamo una regina di denari al contrario, un cavaliere di coppe, un 2 di bastoni, un re di coppe e un 10 di bastoni. Ragazzi, allora, innanzitutto, vedendo la regina di denari e la carta del sole, qui c'è un riferimento all'infanzia, perché il sole vi ricordo che parla anche di bambini e di bambino interiore. Quindi, per qualcuno c'è un riferimento a quello che è l'infanzia, a quello che è mi verrebbe da dire la vostra autostima ed espansione personale. La regina di denari rappresenta un'energia piuttosto materialista, quindi potrebbe essere che qualcuno qui farà un passaggio di, diciamo, distacco, mm? Nel senso che sento un po' come se si facesse quel salto verso la spiritualità piuttosto che verso la materialità, ok? Con questo 2 di bastoni sento che ci sarà una nuova prospettiva, come vi posso dire, un nuovo tipo di percorso, un progetto. Quando c'è il 2 di bastoni si parla sempre di programmi che si fanno guardando al futuro e c'è anche un re di coppe comunque. Qui potrebbe rappresentare una persona, una guida spirituale, un punto di riferimento, per qualcuno magari un padre, uno zio, è una persona comunque che vi aiuterà in quello che è il vostro percorso e la vostra crescita personale e spirituale, mi verrebbe da dire. Potrebbe proprio essere uno psicoterapeuta, una persona che fa Reiki, yoga, mi parlano di yoga, quindi per qualcuno risuona come un maestro yoga magari. Potrebbe essere utile, mi parlano di un viaggio in India. Questa carta, se ci fate caso, è rappresentata con il furgoncino della Volkswagen, della Westfalia. Quindi
parla anche di progettare viaggi, di progettare spostamenti, e qui con il 10 di bastoni si parla di lasciarsi indietro qualcuno o qualcosa. Andiamo avanti, andiamo a vedere da un punto di vista delle relazioni, e per relazioni intendo tutte le relazioni, quindi familiari, di coppia, di amicizia, un po' tutto, ok? Allora, andiamo avanti, cioè cominciamo la linea con un 5 di pentacoli, abbiamo la carta del carro, un'altra volta il sole, il 4 di coppe, vediamo che altro, e un'altra regina ma girata sempre al contrario, questa volta è la regina di bastoni. Allora, ragazzi, qui ho la sensazione che da un punto di vista di intorno sociale nel quale voi state vivendo, non ci sia molto appoggio nei vostri confronti. Questo 5 di pentacoli parla di una delusione, di una perdita economica, di qualcuno che in un certo senso non vede vie di uscita dalla sua situazione. È un po' la carta che rappresenta la codipendenza, il vittimismo, no? Questa bassa energia, perché comunque qui c'è la chiave per aprire la porta, basta alzare la testa e girare, insomma, come si chiama? Girare la chiave nella toppa, e c'è la possibilità di uscire da questa situazione, ma qui probabilmente, perché comunque la regina di denari fa riferimento a una madre appunto anche materialista, come vi ho accennato all'inizio. C'è qualche cosa qui che ha a che vedere con un lato economico che in qualche modo vi appesantisce. Da lì arriva il carro parla di uno spostamento, di un movimento, può essere che qualcuno decida veramente di lasciare magari il proprio luogo di nascita, la casa. Non sento tanto che sia la casa, o perlomeno fino adesso, è più la casa in senso di ambiente, di persone, piuttosto che una casa di tipo fisico. Però comunque per qualcuno potrebbe anche risuonare come una casa di tipo fisico, diciamo così. Abbiamo il sole, ragazzi. Si va verso l'espansione, verso la crescita, verso la prosperità. Io vi dico che per qualcuno qui si tratta di, soprattutto se siete single, c'è una persona che potreste sì incontrare, che veramente vi darà la possibilità di fare il salto, di fare un cambio, di espandervi, sia a livello, come vi posso dire, mentale, di comprensione, di presa di consapevolezza, sia da un punto di vista emotivo, perché il sole, come vi dicevo all'inizio, parla di sentimenti puri, genuini, ok? È quell'amore puro che provano i bambini fondamentalmente. E parlando di bambini, se state cercando dei figli, la prima parte del 2023 potrebbe essere un ottimo periodo per iniziare la ricerca. Diversamente, se i figli li avete già, sento che insomma con queste carte si andrà sempre meglio, ecco, non ci saranno grosse questioni, anzi, con la carta del sole che riguarda i propri figli, riguarda i bambini, riguarda la crescita, la protezione, li sento molto ben protetti, insomma, molto ben, anche quello che è il vostro rapporto con loro, è un po' come se si incrementasse il rapporto di amicizia che c'è con i vostri figli. O se non è così, cioè può essere un consiglio, diventate più amici, ecco, dei vostri figli. Ecco, diciamo da un punto di vista invece, un po' più ampio se vogliamo, quindi, potrebbe esserci una persona nel vostro, giro di amicizie, piuttosto che intorno lavorativo, che secondo me, vi come vi posso dire, potrebbe deludervi un pochettino, potrebbe deludervi un pochettino. Non tanto perché faccia qualche cosa che vi ferisca, ma, perché non farà qualche cosa che voi vi aspettate. Diciamo che se vi create un'aspettativa, mhmm, è roba vostra, cioè nel senso, gli altri non sono tenuti a soddisfare le vostre aspettative, come voi non siete tenuti a soddisfare le aspettative degli altri, cioè io mi creo un'aspettativa e poi me la soddisfo, nel senso. Soprattutto se poi ci sono anche altre persone in mezzo, cioè gli altri non sanno che tipo di aspettative avete voi,
e voi non sapete che tipo di aspettative hanno gli altri, quindi magari diventa difficile anche soddisfarle. Però ecco, sento che c'è una sorta di questione un po' così amara con probabilmente un'amica, una collega. Vi dico una perché abbiamo una regina di bastoni, ma potrebbe anche essere un collega o un amico con, con un forte divino femminile sviluppato, diciamo. Ok, andiamo a vedere da un punto di vista del lavoro, dell'economia, carriera, finanze. Allora, abbiamo un 10 di pentacoli al contrario, abbiamo l'imperatore, un 5 di coppe, la carta della luna al contrario e un 4 di pentacoli al contrario. Allora, ragazzi, diciamo che da un punto di vista dell'economia non vedo grossi ingressi, detta sinceramente, non vedo espansione, cioè in realtà c'è il sole, quindi si va verso l'espansione. Però da dire, perché avete un 10 di denari al contrario, e questo è il discorso, ok? Quindi il 10 di denari parla di una completezza da un punto di vista familiare, di un gruppo, quindi io qui parlo per chi ha una società, lavora dentro una società o comunque una ditta dove ci sono tanti dipendenti, è al contrario, quindi è come se da un certo punto di vista non ci fosse una reale unione del gruppo. Se per voi non è il gruppo lavorativo, ipotesi, potrebbe corrispondere al gruppo familiare. Però c'è qualche cosa inerente a, se vogliamo, perché quando c'è il 10 di pentacoli parla anche di doni, premi e eredità, e qui è girato al contrario. Siccome sopra avete un 5 di pentacoli, c'è una perdita che molte volte parla di una perdita finanziaria, non vorrei che ci fosse qualche tipo di cosa inerente a un'eredità, a magari dovete pagare troppe tasse per ereditare o cose di questo genere. È come se ci fosse una sorta di disunione a livello familiare o di gruppo, ehm, che non dico che vi scanniate, però a livello pratico, concreto, magari anche monetario, c'è ancora qualche cosa, insomma, che deve essere regolarizzato, perché non c'è una piena soddisfazione. Abbiamo poi comunque invece un imperatore che è una carta di grande stabilità e qui sento che fa riferimento alle persone che sono, diciamo, autonome, le persone che hanno già un qualche tipo di lavoro o di progetto iniziato, perché la carta dell'imperatore è una carta che parla di stabilità, di concretezza, di regole, è una carta che parla di un lavoro che è già stato costruito nel tempo ed è per quello che è solido. Se per caso foste senza lavoro, la carta dell'imperatore vi dice che potrebbe arrivare un contratto stabile, quindi magari anche a tempo indeterminato, ok? A livello economico, vi ripeto, sento che avete questa parte che un po' pesa, quindi magari avendo sia il 5 di coppe che la luna potrebbero tornare a galla cose passate, per quello che vi dicevo l'eredità, ehm, questioni passate da regolarizzare, diciamo che potrebbe esserci qualcuno che magari si pente di aver fatto certi movimenti perché comunque c'è un 5 di coppe. Il consiglio che vi danno le carte è il 4 di pentacoli, fondamentalmente distacco, distacco, distacco. Pensate, pensate ad espandervi, lasciate stare, non rimanete attaccati a quello che avete dietro, cercate di tagliare i ponti in modo da poter volare dopo. Ed è proprio un po' quello che sento, ok? Andiamo a vedere un'ultima linea come consiglio, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Abbiamo un 4 di spade, un asso di spade, interessante. La regina di coppe al contrario, un 3 di spade al contrario.
e la sacerdotessa al contrario. Ok. Allora, qui ragazzi sento che la cosa che sarà più forte è la presa di consapevolezza a livello mentale del tipo di realtà che avete accettato fino adesso, del tipo di persone che avete accettato fino adesso e di quello che volete cambiare nella vostra vita. Arriva con questo asso di spade la chiarezza mentale, ok? Si taglia qualche cosa che non serve più. E sento che per molte persone, visto che comunque abbiamo la carta del sole, potrebbe proprio riferirsi a delle amicizie. C'è qualche cosa qui in un gruppo che vi ha un po' lasciato l'amaro in bocca, che vi lascerà, scusate, l'amaro in bocca. Con questo 4 di spade c'è bisogno proprio di togliersi dai condizionamenti esterni, dai condizionamenti familiari, c'è bisogno di creare la propria verità, di guarirsi. Guardate che c'è anche la carta della luna, quindi può parlare di proiezioni e anche la regina di coppe girata al contrario parla sempre di questi alti e bassi emotivi, insomma. Che altro? Sì, questo 3 di spade, ecco, sento che qui potrebbe, come vi dico, potreste rendervi conto che qualche amica, come vi dicevo già qui, o amico, persona di cui vi fidavate, non è proprio così tanto da fidarsi, mi verrebbe da dire. No, era così. Quindi tenete un po' gli occhi aperti. Diciamo che c'è una persona che non... Sì, io sento che ci rimarrete male per questo suo non aiuto che voi vi aspettate, ecco, però ricordatevi che l'aspettativa è una cosa vostra. Allora, da un punto, per fare un po' un sunto. Ah no, scusate, finiamo con la sacerdotessa. Qui, allora, avete due volte la carta del sole, vi sento in un'energia molto, molto esterna, molto di fare. E le due carte, tre carte che parlano di emotività, di sensibilità e di canalizzazione, sono esattamente al contrario. Sono tre carte che parlano di ricettività proprio, in quanto divino femminile, e sono girate al contrario. Quindi qui, perché siete in una fase molto young, molto maschio, con questo sole che parla anche di azione, c'è bisogno, ragazzi, di ascoltarvi, di andare dentro di voi, di riconoscere quelle che sono le emozioni che provate, sia quelle belle che quelle brutte, di riconoscerle, elaborarle e portare a galla le paure. Per qualcuno potrebbe essere utile fare un lavoro sulle zone d'ombra, quindi purgare i sentimenti di tristezza, di rabbia, di bassa vibrazione che ancora vi portate dentro, insomma. Ehm, Ragazzi, se foste single, vi dico che avete fortissime probabilità che una persona, sto cercando di capire se è della vostra cerchia di amicizie oppure no, perché non mi sembra che sia una persona, diciamo, mm, parallelamente vicino a voi, penso che sia una persona nuova. ehm, E potrebbe veramente entrare per creare qualche cosa di stabile. Sento che è una persona matura. Mm. C'è una persona che, come vi posso dire, che entrerà nella vostra vita che marcherà il cambio, marcherà questa esplosione del sole. Potrebbe essere l'anima gemella a livello romantico per qualcun altro potrebbe essere un terapeuta, un insegnante, semplicemente anche solo un amico, una persona di riferimento. Ecco, c'è qualcuno che vi darà la possibilità di espandere questo sole che vediamo qui. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altro vi posso dire. Ecco, a livello di salute, anche se non mi piace molto parlare di salute, però avendo due volte il sole, avendo l'imperatore, ehm, ecco, sì, sento che siete comunque stabili, che avete una certa stabilità. Un consiglio può essere quello di porre maggior controllo ai vostri reni. I reni nello shiatsu, nella medicina tradizionale cinese, sono associati allo stress, al,
come vi posso dire, alla paura, quella reazione impulsiva che fa scappare. Mm? E comunque sono collegati con l'adrenalina e la noradrenalina, per cui sono le surrenali comunque. È collegato allo stress il meridiano di Rene fondamentalmente e al sonno, all'equilibrio tra il sonno e la veglia. Quindi qui si tratta di bere di più, molto di più, e di riequilibrare il sonno per molte persone. Ok, abbiamo il fulmine e rallentare. Il fulmine, ragazzi, è la carta della torre, è la carta del reset, è la carta che vi dà la possibilità di mettere un punto e non solo di andare a capo, ma di girare proprio pagina. Qui c'è il movimento con il carro, c'è lo spostamento, per qualcuno si tratta di un allontanamento dalla famiglia, come vi dicevo, che non è detto che sia un allontanamento per rottura, è un allontanamento magari per lavoro o magari sì per rottura, perché comunque avendo il fulmine qualche cosa cambia, qualche tipo di equilibrio cambia. Non necessariamente è così per tutti, quando c'è la torre si parla di un crollo dell'ego, anche solo il fatto che quello che vedevo qua, che c'era questa amicizia, no? Che potenzialmente potrebbe deludervi, con la carta della torre si può vedere come se le vostre certezze inerenti a una persona che fosse lì sempre per voi cascano, perché questa persona in realtà non è come voi ve l'aspettavate. Può anche essere vista così, ecco. E poi abbiamo questa carta che è rallentare, che è un cavaliere di denari. È una tartaruga. Il cavaliere di denari è una persona che viene avanti, tenta di porgere qualcosa, ma è timido, va avanti un passo alla volta, è molto molto prudente. Ed è un po' quello che vi dicono, perché quando c'è la carta del sole la tendenza è quella di esplodere, è l'impulso, è energia allo stato puro. Invece qua vi dicono, ok, un attimino, cercate la vostra stabilità. Mm? Anche perché qua, avendo queste tre carte di femminilità girate al contrario, come vi dicevo prima, la tendenza a farsi trasportare un po' troppo dall'emotività c'è. Qui avete solo bisogno di trovare un tempo per voi, ok? Magari può essere con la meditazione, può essere con lo yoga come vedevamo prima. Avete bisogno di andare un po' dentro, di iniziare ad ascoltare le vostre emozioni, di iniziare a capire le vostre emozioni, perché mi sento così, perché questa cosa mi brucia così tanto, perché mi dà fastidio questa cosa qui, e iniziare a leggersi veramente dentro per riuscire a capirsi ed avere un'evoluzione. Allora, le fatine dicono equanimità, cioè essere equi, probabilmente nella valutazione di qualche situazione o relazione, e servizio. Questa carta io la sento molto collegata con il karma, perché mm, per bruciare karma, ok? Si dice che bisogna mettersi al servizio degli altri, ma non al servizio facendo la cameriera, magari anche sì, perché anche quello è fare un servizio, però qui come servizio si intende servire gli altri per il più alto bene supremo di tutti, porre le nostre doti, le nostre conoscenze al servizio dell'umanità per permettere anche all'umanità di sapere quello che so io, di crescere, di andare avanti e di evolvere. È un po' quello il senso. Andiamo a vedere un'ultima carta, un messaggio tibetano, un koan. Questi sono messaggi zen su cui meditare. Andiamo a vedere qual è il vostro. Quanti ne avete? Sono 3. Allora, andiamo a vedere. Il primo è: l'acqua è un'essenza. Diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Interessante. L'acqua è un'essenza. Fate finta che al posto di acqua ci sia scritto energia. O meglio, l'acqua siete voi. Tenete presente che il nostro corpo è composto dal 70-80% di acqua. Adesso non ricordo la percentuale esatta perché cambia tra uomini e donne, però voi siete l'acqua, ok? Quindi diventa latte se la beve una mucca, quindi diventate dolci, vicino a vibrazioni dolci, e diventa veleno se la beve un serpente. Quindi se state vicino a gente velenosa, a gente con la lingua biforcuta, diciamola così per farvela capire, anche voi prenderete quel tipo di vibrazioni. Quindi occhio
al tipo di energie che fate entrare nella vostra vita. Poi abbiamo: guarda e vedi con i tuoi occhi, se esiti non coglierai mai il bersaglio. Qui abbiamo l'esitazione, ragazzi, c'è il 2 di bastoni che parla sempre un po' di indecisione. E questa carta un po' vi dice: va bene pensare, va bene supporre, va bene pianificare, però ad un certo punto bisogna fare un'azione, ok? Nel senso è inutile anche stare lì troppo tempo a procrastinare per paura di sbagliare, cioè a un certo punto uno va, prova. mm? E poi abbiamo il va prova, lo sento qua anche con il carro, L'acqua si scalda lentamente e bolle all'improvviso. Anche questa è molto bella. Ve la metto di qui. Ok, anche questa è molto bella perché vi dice praticamente che il processo di riscaldamento, il processo di preparazione a un determinato salto nella vita è un processo lento, però poi bolle all'improvviso, il salto arriva all'improvviso, quando non ve lo aspettate. Quindi l'importante è lavorare prima, ricordatevi che avete l'imperatore, colui che costruisce un impero nel tempo, con le regole, con il lavoro costante, con l'impegno, la dedizione. Mm? Bene, amici del cancro, mi sembra un buon semestre, a parte quelle 2 o 3 cose che vi ho detto. Se la lettura vi è piaciuta, potete mettermi un like, scrivetemi nei commenti come vi risuona, come associate voi le varie carte in base alla vostra situazione personale. Se volete supportare il canale potete sempre condividere, potete iscrivervi, potete anche lasciare una donazione, ogni tipo di supporto per me è valido. Io vi auguro uno splendido 2023, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!